Benvenuti geek, oggi vi beccate l'intro con la mia faccia perché vi devo una premessa doverosa. Questo non è il solito video di Forgotten VHS, perché oltre alla collaborazione con Noisiker, che tra l'altro approfitto per ringraziare di mandare i miei video in anteprima ogni 2 lunedì del mese durante il Noisic On Air alle 22 su YouTube e Twitch, mi raccomando seguiteci. Questo video è fatto anche in collaborazione con il grandissimo Dario Boer, ma ora lasciamo che si presenti. Ciao pubblico di Joint, sono Dario e oggi sono qui ospite su questo canale. Mi raccomando, finito questo video, passate sul mio canale che vi aspetta un altro video sempre su Nirvana, meno tecnico e più riflessivo sui vari significati del film. E se vi fa piacere iscrivetevi, perché pubblico molti contenuti. Principalmente video di Azoria, la saga letteraria da cui è stato tratto il Trono di Spade, grazie a cui ho conosciuto Joint ancora nel 2021, ma anche giochi di ruolo come D&D, 7C, oltre a libri, film e fumetti di cui parlo in modo un po' più generico, ma soprattutto non potete perdervi gli shorts del mio canale, realizzati dal mio copilota Boeto, dove tratta curiosità generiche. Eccolo che arriva. Che video stai facendo, Dario? Il video su Nirvana. Ah, Nirvana! Lo sai che è una parola sanscrita? Il sanscrito è una delle lingue ufficiali dell'India. Ce ne sono ben 22 e alcune sono più simili all'italiano di altre lingue dell'India. Infatti il sanscrito, come l'indi, è una lingua indoeuropea. Ma poi al sud ci sono le lingue tamil, che è un'intera famiglia differente di lingue. Oh Boeto, grazie, questa non la sapevo. Chissà se il pubblico la sapeva. Va bene, ti lascio girare il video. Ciao! Beh, vi siete fatti un'idea del genere di contenuti che porta Boeto. Linea Joint! Allora, come già vi ha spiegato Dario, questo video fa parte di un dittico, quindi finito questo andate sul suo canale a recuperare l'altra parte. Questa è più tecnica, quella un po' più filosofica e vabbè, vi lascio il link al suo canale sia qui sopra nelle schede che nell'info box e ovviamente a fine video. Andate, già che siete là, iscrivetevi, attivate la campanella perché così non vi perdete i suoi contenuti che, fidatevi, sono uno più interessante dell'altro. E siccome abbiamo già chiacchierato abbastanza, direi che è ora di cominciare. Sigla. Immaginate gli anni 90 in Italia, modem rumorosi, CD-ROM multimediali che impiegavano un'ora a caricarsi e gente convinta che internet fosse magia. E sì, scaricare un file da 3 MB era un'impresa epica, tipo sopravvivere a un boss senza save point. In mezzo a tutto questo, un regista visionario nostrano decide di fare un cyberpunk italiano. Sì, avete capito bene, cyberpunk e italiano nella stessa frase. Un po' come dire pizza con l'ananas, solo che questa volta funziona. E come se funziona? Neon, neve, metropoli distopiche e videogiochi consapevoli di sé. In pratica, se vi dico Blade Runner a Milano, non sto esagerando. Nirvana è un film franco-italiano di fantascienza cyberpunk diretto da Gabriele Salvatores. All'epoca il regista veniva da Mediterraneo, Oscar vinto, applausi ovunque, dall'On the Road Puerto Escondido e da un film a forte sfondo politico come Sud e decide di sperimentare, un po' come aveva fatto con il suo primo film, Kamikaze, Ultima notte a Milano, ma stavolta osa di più e si butta in un mondo completamente diverso, nella fantascienza, con un budget che per l'Italia degli anni 90 era tipo Avatar di James Cameron. Ed è qui che nasce Nirvana, un futuro distopico pieno di oscurità, hacker, multinazionali cattive e Christopher Lambert. Sì, quello di Highlander. E giuro, non combatte gridando ne resterà soltanto uno, ma quasi. Il film presenta un cast prevalentemente italiano, con la grande eccezione di Christopher Lambert, famoso al grande pubblico internazionale per Greystoke o Highlander, che ha un ruolo principale anche qui, interpretando Jimmy Dini, un programmatore di videogiochi sotto contratto per l'Okasama Star, e il suo amore perduto, Lisa, interpretata dall'attrice francese Emmanuelle Seigner,
che probabilmente ricorderete per il Venere in pelliccia di Polanski. Del cast italiano brilla Sergio Rubini, interpretando Joystick, hacker fondamentale per la trama, e principale linea comica del film, e la bellissima Stefania Rocca, nella parte di Naima, personaggio enigmatico, ma che offre un'interpretazione affascinante sul finale del film. Numerosi altri attori famosi si alternano sullo schermo, quasi dei camei, alcuni già famosi al tempo, altri che sarebbero esplosi anni più tardi. Mi limito a citarvi soltanto Silvio Orlando, Antonio Catania e Claudio Bisio. Ricordiamoci che parliamo di un film del 1997, girato in Italia con una mentalità molto diversa da quella odierna. Quella moderna, infatti, è molto più omologata su valori internazionali originari di paesi dove la mescolanza etnica è molto più notevole. Cosa intendo dire? Al giorno d'oggi consideriamo deprecabile la blackface, ovvero colorare la faccia di un interprete per farlo sembrare di un'altra etnia, ma come ho detto il film è uscito 28 anni fa, quindi spero non vi scandalizzerete se ci sarà qualche attore italiano a interpretare personaggi arabi o indiani, con il trucco volto a farlo sembrare più idoneo a quel ruolo. La principale eccezione è Alia Manucci, attore nippo-italiano, famoso come il doppiatore di Ken Watanabe e speaker della pubblicità della Suzuki. Nel 97 il cyberpunk era roba di nicchia in Italia, mentre all'estero esplodevano film come Johnny Mnemonic o anime come Ghost in the Shell. Nirvana prova a tradurre tutto questo in chiave italiana, tra una strada sporca e un neon tremolante, tra estetica techno e filosofia digitale. Il nostro Lambert interpreta Jimmy Dini, sviluppatore di videogiochi, alle prese con il suo ultimo progetto, Nirvana. Fin qui tutto normale, se non fosse che il protagonista del gioco, solo, diventa cosciente. Tipo ti svegli un mattino e il tuo player character ti guarda e dice: «Ehi, ciao, so che sono finto e non mi piace, potresti spegnermi». E lì capisci subito che non sarà il solito sci-fi action anni 90, perché da qui parte un trip tra realtà e virtuale dove il confine si scioglie come un VHS lasciato al sole. Jimmy parte per un viaggio urbano e digitale tra corporazioni spietate e mercati che sembrano prendere lezioni da Blade Runner. La città è sporca, fredda, luminosa, e se mi dicessero che Nirvana e il capolavoro di Ridley Scott condividono lo stesso universo, ci crederei senza battere ciglio. Il film affronta in modo semplice, seppur non banale, il tema della disabilità, rivelandosi molto più inclusivo di certi film moderni che vogliono far credere di esserlo. L'handicap principale è la cecità, che affligge Joystick, un hacker squattrinato che ha dovuto vendere i suoi occhi per 2 spiccioli, usando al loro posto delle protesi di fortuna. Nella narrativa cyberpunk è un classico che i personaggi arrivino a vendere i loro organi per mantenersi, per poi sostituirli con delle protesi, che poi verranno potenziate, se possono permetterselo. E in questo caso Joystick non vede l'ora, scusate il gioco di parole, di mettere le mani su degli occhi artificiali più efficienti di quelli che già ha e che magari gli permettano di vedere i colori. Altro tema che viene affrontato nella seconda metà del film è l'assenza di memoria di Naima. Non si tratta di una patologia neurodegenerativa, ma una scelta che ha fatto, ci torneremo dopo, se è una vera scelta, vendendo la sua memoria per denaro. In compenso può ricevere memorie artificiali e, sul finire del film, anche di altre persone. E già dal titolo abbiamo una forte presenza di riferimenti a religioni orientali, ma forse questo è il riferimento più lampante. La reincarnazione preserva la nostra anima, ma non il nostro corpo. E ricevere i ricordi di una persona che non c'è più è forse la via informatica più vicina alla reincarnazione. Oltre poi a morire in un videogioco, per ricominciarlo ancora, e ancora, e ancora, fino a raggiungere il livello di perfezione necessaria per completare il livello, raggiungendo appunto questa versione videoludica del Nirvana. Questo mondo distopico, fatto di neon, mercati caotici e neve, è stato costruito quasi interamente a Milano. Più precisamente al Portello, negli stabilimenti dismessi dell'Alfa Romeo. Salvatore e il suo team li trasformano in un set cinematografico gigantesco, roba che oggi chiamerebbero rigenerazione urbana, ma che all'epoca era semplicemente fantascienza italiana con budget e tanto ingegno. E qui iniziamo a vedere le differenze di recitazione. Lambert purtroppo è il punto debole del film. Anche se a tratti la sua faccia sempre un po' persa calza a pennello, alla fine ha solo 2 espressioni, una corrucciata e una inquirite, e basta.
un po' frustrante perché tutto il resto del cast spacca di brutto. Stefania Rocca, Diego Batantuono, Amanda Sandrelli e soprattutto Sergio Rubini, che affianca Lambert per gran parte del film e porta il suo joystick come spalla comica ma anche drammatica, fragile e incredibilmente sfaccettata. Lambert ci prova, ma diciamo che ci si sorride sopra. E così Joystick e Sergio Rubini gli rubano letteralmente la scena, con un'interpretazione che rende tangibile la complessità di un mondo in cui anche i personaggi secondari hanno un peso emotivo notevole. Perché Joystick è tipo quell'amico che ti fa ridere al bar, ma quando lo guardi negli occhi capisci che la sua vita è un film drammatico. E poi c'è Stefania Rocca, in versione Hacker Underground, che interpreta Naima, un minutaggio ridotto ma magnetica. Nonostante sia secondario rispetto a Joystick, resta uno dei migliori personaggi femminili mai visti a schermo. Potenza, eleganza, presenza. Il tipo di personaggio che ti rimane addosso anche dopo 30 minuti di pausa tra le scene. Solo, interpretato da Diego Batantuono, è l'anima tragica del videogioco. Consapevole di essere artificiale, desidera essere cancellato, ma lo fa con ironia. Ecco perché funziona. Perché rende chiara la sua sofferenza. Ripetere le stesse azioni per il diletto altrui è una tortura esistenziale, ma Batantuono la rende comunicativa, divertente e drammatica allo stesso tempo. Accanto a Jimmy, Joystick, Naima e Solo, il film è popolato da figure che danno colore e spessore all'universo di Nirvana, in un mix tra Fantaghirò e Neuromante. Lisa, Emmanuelle Seigner, aleggia come uno spettro per tutto il film. Compare principalmente nei flashback, ma basta poco per percepire la sua intensa infelicità. La Seigner trasmette con ogni sguardo quella sensazione di perdita e rimpianto che accompagna Jimmy, rendendo il personaggio memorabile nonostante la brevità delle apparizioni. Maria, Amanda Sandrelli, è la classica NPC che non ti aspetti. Ripete le stesse frasi come ci si aspetterebbe da un personaggio di gioco, ma quando Solo le rivela la sua natura artificiale, lei decide di ignorare la realtà. Nei suoi occhi si legge la tragedia di chi sceglie la bugia piuttosto che accettare il dolore della verità, una profondità incredibile in un ruolo apparentemente semplice. E poi, se siete stati attenti, troverete un sacco di camei. Silvio Orlando, Paolo Rossi, Bebbo Storti, Valerio Staffelli e persino Claudio Bisio. La ciliegina? La Dea Calì, quella della pubblicità del videogioco, è una irriconoscibile Luisa Corna. Il contrasto tra Lambert e il resto del cast funziona paradossalmente a favore del film. Lambert piatto, il resto esplode. Batantuono con il suo Solo tragico ma ironico, Rubini con il suo joystick complesso, Stefania Rocca con la sua Naima magnetica, la Sandrelli e la Seigner che ti lasciano un senso di malinconia dolce amara. Ogni interazione trasmette più di quanto la trama principale da sola riuscirebbe a fare. La storia procede su due binari, la narrazione di Jimmy e dei suoi compagni, diretti ad hackerare il server centrale della Okasama Star, e la narrazione di Solo, il protagonista del videogioco Nirvana, intrappolato in un'eterna ripetizione dell'uguale. Ogni volta che muore ricomincia da capo nello stesso edificio fatiscente. Ma questi binari non sono come quelli di una ferrovia, non corrono paralleli, anzi si intrecciano in più punti, e a volte non si capisce quale narrazione influenzi l'altra. Jimmy è inseguito dall'agente dell'Okasama Star. Il nome e l'etnia suggeriscono appunto che sia giapponese, mentre Solo è nei guai proprio con la malavita giapponese. Un altro game over avviene a causa di trafficanti d'organi, in una scena divertentissima in cui il protagonista del videogioco cerca di persuaderli che nulla sia reale, che sia tutto quanto finto. E cosa succede quando Naima, esausta dopo 3 notti insonni, viene trasportata per riposare? Dei trafficanti di organi, nel mondo reale, sono già in agguato pronti ad acciuffare la preziosa merce presente all'interno del suo corpo. Ma soprattutto Solo continua a pensare e anche a dire ad alta voce: ma questa cosa è già successa, mentre nella narrazione di Jimmy abbiamo dei flash forward che ci mostrano gli eventi futuri, quelli del volo dentro ai server volto a cancellare Nirvana. Questo può voler dire due cose, una amara e una agghiacciante. Quella amara è che il videogioco non è altro che una riproposizione molto simile al mondo in cui vivono i videogiocatori. Non è Elden Ring in cui vivi in un mondo cupo, ma almeno fantastico.
Non è GTA dove sì è pieno di criminalità ma sei ai vertici. No, la gente è talmente tanto desiderosa di evadere dal loro mondo che si accontentano anche di un mondo virtuale così simile al loro, purché non sia quello vero. Quella agghiacciante è determinata dalla fine del film. Sembra proprio un game over, con tutto il film che si riavvolge per tornare all'inizio, e con la scritta Naima is online, e che cosa chiede solo a Jimmy più di una volta: ma tu sei reale? E Maria, che sembra tanto ingenua, commenta: magari il tuo stesso creatore è parte di un videogioco. E quindi, cosa ci dice? Che anche la narrazione che seguiamo e che crediamo reale non sia anch'essa un videogioco. Magari giocato dalla stessa Naima, anche se il protagonista, con le fattezze di Christopher Lambert, è maschile. Dopotutto molti videogiochi inizialmente non offrivano un avatar femminile. Avatar, tra l'altro, altro termine sanscrito. Basti pensare a Pokémon. La prima generazione che ha permesso di giocare un personaggio femminile è stata la terza. Oppure GTA, che sarà solo con il nuovo capitolo di recente uscita che offrirà una protagonista. E la serie di GTA è cominciata nel 97, stesso anno di questo film, quindi ci sono voluti quasi 30 anni. Ma al tempo stesso rafforza una lettura non binaria dei generi, di cui parlerò meglio dopo. Quindi la prossima volta che vedrete le vostre amicizie cinefile, non continuate l'eterna discussione se la trottola di Inception si stava fermando oppure no. Lo so, è un dubbio assillante, ma provate anche a discutere se tutta la storia di Jimmy fosse vera oppure no. La regia di Salvatores qui mostra un equilibrio tra visionarietà e mestiere artigiano. Niente bulimia di effetti speciali, tutto è funzionale al racconto. Si percepisce il rispetto per il mondo che sta costruendo e si vede. Non è solo un gioco di neone riflessi, ogni inquadratura ha un perché. La cosa più bella è l'estetica. Salvatores ci regala una metropoli sporca, piena di insegne luminose, mercati caotici, neve perenne, e ci sono personaggi assurdi, come hacker tossici, mercenari con impianti cibernetici e un mondo dove la privacy è praticamente un mito, un po' come oggi. La fotografia di Italo Petriccione è incredibile, neon blu e verdi acidi, controluce, fumo e oscurità. Ogni scena sembra un dipinto cyberpunk, sporco e vivido allo stesso tempo. Guardando oggi, la resa degli ambienti è ancora moderna, soprattutto per come riesce a creare profondità e atmosfera senza effetti digitali esagerati. Giancarlo Basili costruisce un mondo vivo, sporco e credibile, mercati che sembrano labirinti, cavi come Edera, interni claustrofobici e futuristici al tempo stesso. Ogni dettaglio comunica vissuto. Qui non serve spiegare con dialoghi, basta guardare intorno. Gli effetti oggi hanno inevitabilmente quell'aria anni 90, ma, sorpresa, rispetto a tante produzioni moderne reggono benissimo. La CGI è minimale, i modelli pratici e le protesi sono utilizzate con maestria. Il tutto crea un mondo coerente, ancora oggi credibile, senza strafare. Sembra invecchiato bene, quasi come un vino raro, non come certe pellicole digitali moderne che dopo 3 mesi hanno già perso sapore. La musica di Mauro Pagani e Federico De Robertis, che accompagna la narrazione con elettronica e world music, non è un semplice sottofondo, è un viaggio. La traccia di apertura, Whatever It Is, è cantata da Raiz degli Alma Megretta. Per l'occasione lui e Mauro Pagani si firmano come Now. Poi dentro ci sono pure 2 brani dei NoFX direttamente da Punk in Drublic, che danno un'energia punk sporchissima. John Barry Cornwall Style dei Traffic e persino Cesaria Evora che fa capolino con Sodade a creare momenti di dolcezza rarefatta. Più che un background sonoro è una protagonista, quasi un personaggio silenzioso che ti guida tra realtà e virtuale. All'uscita, il CD della colonna sonora arrivò al secondo posto in classifica e valse a Pagani e De Robertis una candidatura al Davide di Donatello. Insomma, la musica di Nirvana è stata un successo nel successo. Molti vedono nel cyberpunk un racconto di lotta per la conquista di diritti sociali e civili. I mondi cyberpunk sono spesso mondi fantascientifici, in cui il capitalismo ultraliberista è andato avanti imperterrito, fino ad assumere il completo controllo della vita in ogni suo aspetto. Com'è possibile che la gente arrivi a vendere i propri organi per potersi mantenere? Perché lo fanno senza problemi,
Sono davvero liberi, scelgono loro volontariamente. Sì dai, lo faccio per avere qualche soldo in più. E perché possono farlo senza problemi? Semplice, perché le compagnie che ci guadagnano o hanno un controllo enorme sulla politica, oppure la politica non c'è più e sono state le grandi compagnie a diventare il nuovo sistema di potere. La cosiddetta tecnocrazia. La gente è convinta con la favola che ormai si è rivelata falsa. Se ti impegni, se sei disposto a fare qualunque cosa che puoi per crescere, la tua attività arriverà ovunque. Questo solo se tutti partissero dallo stesso livello, ma non si tiene conto dei monopoli e della concorrenza sleale, oltre a come chi ha ereditato una grande compagnia non deve faticare tanto quanto chi sta cercando adesso di emergere. E ormai quindi tutti ubriacati di questa convinzione lasciano che il mercato si regoli da solo, senza porre freni a ciò che è più iniquo, il traffico di organi. Persone povere e disperate costrette a vendere parte di loro stessi per guadagnarsi da vivere, mentre gente ricca può usarli semplicemente come pezzi da ricambio e quindi non avranno motivo di preservare il loro corpo, sapendo che tanto ogni individuo abbastanza disperato è un potenziale venditore di organi. Senza considerare che il desiderio di restare in vetta e volere sempre di più in un mondo cyberpunk malato spinge all'abuso di sostanze, lo vediamo anche all'inizio del film. E queste sostanze a lungo andare possono compromettere il fisico. Ed è quindi un classico che i protagonisti delle opere cyberpunk lottino per i diritti civili e sociali di cui l'essere umano è stato defraudato, ridotto a merce, senza la dignità che si deve ad ogni creatura vivente. Jimmy, Joystick e Naima, nella loro missione, ne approfitteranno per rilasciare denaro sporco della Okasama Star in altri conti correnti, di altri poveri disgraziati che vivono nell'agglomerato nord. Va bene, ma i diritti civili? Era il 1997, era troppo presto per parlare di transessualità o di identità di genere non binaria in un film mainstream, soprattutto se italiano, ma questo non ha impedito di mettere riferimenti di questo tipo. Naima, per esempio, è una figura in parte androgina, con i capelli corti e blu, al giorno d'oggi associati alle cosiddette nazi femministe, oltre a svolgere un lavoro più che altro maschile, almeno per l'epoca, quello dell'hacker, e si può guardare anche oltre la sua porta dati. All'inizio pensavo che si trattasse di un riferimento al sesto chakra, Aina, che si trova appunto all'altezza delle sopracciglia, ma non è centrato, è spostato verso sinistra. Noi lo vediamo a destra, ma per Naima è a sinistra. E nell'induismo, l'emisfero sinistro del cervello è il principio maschile, associato a Shiva. Forse si tratta di una sovralettura, ma a me piace pensare che le cose siano state pensate in questo modo, fatte con cognizione di causa, mettendo il massimo impegno anche in questi piccoli dettagli che nessuno noterà, come appunto è la filosofia di Naima. Malgrado le critiche contrastanti dell'epoca, c'era chi lo accusava di essere troppo derivativo, chi non lo capiva proprio, Nirvana è stato il film di maggior successo commerciale di Salvatores. Non male per un cyberpunk italiano nel 97, praticamente un unicorno nel panorama cinematografico nostrano. E se vi state chiedendo quanto Salvatores credesse a questo mondo, abbastanza da farci un videogioco. Nirvana X-ROM, uscito nel 1996 per Windows e Mac, era un punta e clicca d'avventura pieno di contenuti, filmati inediti, QuickTime VR per girare tra i set, immagini di backstage, musiche originali, persino la sceneggiatura integrale. Insomma, roba che oggi definiremmo un multiverso transmediale, ma che all'epoca era un CD-ROM che ti faceva sentire il re del cyberpunk dal salotto di casa, se riuscivi a installarlo senza far esplodere il PC, ovviamente. Insomma, Nirvana resta per me la migliore opera di Salvatores, un'esperienza che mescola cyberpunk, ironia e riflessioni profonde sulla coscienza e sul significato dell'esistenza. Ha qualche difetto, come Lambert con le sue due espressioni in croce, ma tutto il resto del cast spinge il film verso l'eccellenza. Naima è indimenticabile, solo tragico e ironico, Joystick complesso e divertente. Maria e Lisa regalano momenti di autentica intensità emotiva. E ok, gli effetti speciali oggi sono un po' vintage, anche se sono invecchiati con classe, e nonostante certe CGI che sembrano fatte con Paint. Ma la fotografia è magnifica, la musica accompagna ogni emozione e soprattutto il film ha un'anima pazzesca. Il cyberpunk italiano di Salvatores ha ancora oggi un fascino unico, sporco e luminoso, realistico e visionario allo stesso tempo. È coraggioso e soprattutto è una delle poche volte in cui il cinema italiano ha provato a fare fantascienza con serietà.
e, onestamente, ci è riuscito meglio di quanto molti ricordino. Quindi sì, Nirvana non è perfetto, ma è un piccolo gioiello che dimostra che anche il nostro cinema può sognare in grande. È un film che parla del futuro con gli occhi del passato, ma che oggi risulta quasi profetico. Lambert fa un po' il freno a mano, ma considerando tutto il resto, Nirvana rimane il mio film preferito di Salvatores. È un viaggio dentro la mente di un creatore e dei suoi personaggi, con momenti di puro divertimento e riflessione. E soprattutto è un film che non smette di emozionare anche a distanza di decenni. Se vi piacciono i viaggi tra realtà virtuali, personaggi complessi e qualche risata tra amici, beh, questo è il film che fa per voi. Voto 9,5 su 10. What you want?